Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi video in collaborazione con la Cobiz. La Cobiz mi ha inviato dei materiali scelti da me gratuitamente ed io con le navette inviatemi ho realizzato questi orecchini con la tecnica soutache. Non è un mio design ma di Xilapap, da immagine presa da Pinterest. Questo è il codice delle navette, questo è il codice di monachelle che mi hanno fornito a forma un po' a cerchio. I materiali che ci serviranno sono quelli che vedete: navette, gocce, catena strass, resistive stuff ed ovviamente soutache, colla Ausulit e ago della Tulip. Come vedete la navette l'ho rivestita con la beading foundation. Taglio 3 pezzetti di piattine da 13 cm, guardo il verso delle piattine e comincio a cucire la prima entrando nella beading foundation e nella piattina, così come vedete nelle immagini che sta scorrendo. Semplicemente cucio tutto intorno, punti più piccoli all'esterno e più grandi all'interno, anche se in realtà sulla prima piattina non è proprio necessario, però diciamo che è un'abitudine che poi si acquisisce sempre. Finito il giro unisco bene, aiutandomi con le dita, al centro le due piattine, gli estremi della piattina, che è una sola. Quindi, come vedete, passo un paio di volte, poi procedo col prendere gli altri due pezzetti di piattine. Guardo sempre il verso, il dritto e il rovescio di lavoro, prendo la parte centrale e vedete le accosto alla piattina che già avevo posizionato e cucito precedentemente. Giro il mio lavoro sul retro e comincio a cucire anche queste altre piattine, tutte e due insieme, semplicemente facendo puntini più piccoli all'esterno e puntini più grandi all'interno, passando attraverso piattine e beading foundation. Ove mai non riusciste ad entrare nella beading foundation, l'importante è che ancoriate le due piattine alla prima piattina cucita alla beading foundation per rendere ovviamente tutto il lavoro più stabile. Unisco le piattine al centro, passo e ripasso più volte. Mi raccomando, mentre cucite appiattite le piattine tra di loro perché siano tutte allo stesso livello. E poi semplicemente andiamo a cucire tutte le piattine insieme nella parte centrale, come vedete nelle immagini che stanno scorrendo. Vedete? Passo in tutte e 6 le piattine, avanti e indietro. Ora dobbiamo cominciare a cucire ovviamente i nostri ricciolini laterali, quindi prendo, nel mio caso sono delle perle di ematite da 3 mm, ma voi potete tranquillamente prendere delle perline o dei mezzi cristalli da 3 o anche da 4, non cambierebbe molto il risultato. Quindi carico, vedete che esco dall'angolo e carico la prima perlina sul lago e la porto alla fine del filo, individuo il punto dove inserirmi col lago ed infilo tutte e 3 le piattine, giro dietro le piattine e rientro nuovamente in tutte e 3 le piattine e cerco di individuare anche il centro del mezzo cristallo, vedete, e mi porto sul retro. Questa operazione la dovrete fare un paio di volte. Poi cucio le 3 piattine sul retro, sormontandole per fissarle bene tra di loro. Dopodiché fisso, guardo il davanti del lavoro e poi dopo fisso il riccioletto alla prima parte dove c'è la navette, passando tra le piattine, sia in ortogonale che anche a 45 gradi. Vedete, spunto tra le piattine, sia nella scanalatura e sia tra le piattine sul davanti. Questa operazione la faccio quasi in tutti i miei video tutorial, quindi vi sarà ben chiara. E poi passo a cucire il ricciolino tutto intorno.
quello che sormonta il mezzo cristallo. Dopodiché, ovviamente, quello che ho fatto a destra devo farlo anche a sinistra. Taglio le piattine in eccesso e metto un pochino di colla. Vado dall'altro lato, prendo un altro mezzo cristallo e faccio la stessa identica cosa. Taglio anche in questo caso le piattine in eccesso, che altrimenti mi darebbero fastidio nel proseguire con il lavoro. Dopodiché spunto al centro ed inserisco una rocaille per riempire quel piccolo forellino che si è venuto a creare nella chiusura delle piattine sopra alla nostra navette. Scusate, l'immagine non è proprio il massimo, ma penso che insomma si è compreso quello che sto facendo. Ecco qua, ho inserito una 11/0 tra le piattine, tra la parte centrale dove si uniscono le piattine. Dopodiché metto un po' di colla e poi dopo farò un nodino e a questo punto chiudo il lavoro. Vado a prendere un altro pezzetto di beading foundation perché dovrò andare a mettere la mia catena strass. Mi aiuto con un righello e taglio un pezzetto di beading foundation di circa 2 cm. La mia navetta è 18 mm, quindi per essere centrata e precisa prendo dei riferimenti, taglio il mio pezzettino e vado ad incollare sotto all'elemento appena terminato, controllo che sia allineato con la fine delle navette e aspetto che asciughi. Dopodiché taglio all'incirca 8-9 pezzetti di catena strass, dipende da quella che avete, dovete regolarvi intorno ai 18 mm, 20 mm. Io nel mio caso ne ho tagliati 8 pezzetti. Metto la colla e vado con una pinzetta ad aiutarmi ad allineare tutti i castoncini sopra la beading foundation. Aspetto che asciughi per bene il tutto. Di colla ho usato la B6000. Dopodiché taglio la beading foundation in eccesso a filo con la catena strass ed ora procedo a cucire. Vado da dietro, esco al centro delle piattine. Non avevo fatto il nudo, ripasso quindi da dietro, entro tra le piattine nella scanalatura, dopodiché con il filo passo attraverso le scanalature della catena strass e vado dietro col lago, quindi sormonto la catena strass passando nella beading foundation sulla catena strass e poi ripunto dietro. In uno step successivo vi mostrerò l'immagine per rendere più chiaro il passaggio. Dopodiché andiamo a prendere altri 2 pezzetti di soutache del colore che preferiamo per fare la parte sottostante del nostro orecchino. I 2 pezzetti sono, vedete, di circa 9 cm. Come sempre guardo il dritto ed il rovescio, prendo il mio ago e comincio a cucire. Mi fisso il centro della piattina e comincio a cucire da un'estremità attraversando la beading foundation e la piattina. Cucio tranquillamente tutta la prima piattina in corrispondenza della catena strass e della beading foundation e poi passo a cucire semplicemente la seconda piattina. Dopodiché non ci resterà che fare i riccioletti laterali ed inserire gli altri mezzi cristalli. Quindi parto ovviamente con il primo, punto l'ago nella parte finale della beading foundation in corrispondenza della catena strass, faccio un paio di passaggi avanti e indietro per tenere ben saldo questo punto, dopodiché inserisco il mio mezzo cristallo e, come facciamo tutti i riccioletti, facciamo anche questo, quindi porto alla fine del filo il mezzo cristallo e vado
a cucire, ad individuare il punto in cui devo cucire le due piattine. Giro dietro le piattine e fisso il retro. Vedete che ripasso nuovamente nel mezzo cristallo, nelle piattine dall'altro lato, in modo da fissare bene tutto il lavoro, e poi come sempre mi fisso anche il retro delle due piattine, prima unendole tra di loro e poi unendole alla parte anteriore delle due piattine. Vedete? Passo sul davanti e poi ritorno indietro, e qui mi sono tirata via un pezzo di filo. Ora, quello che ho fatto ovviamente da un lato, procedo col farlo anche dall'altro lato. Siamo quasi arrivate alla fine. Vedete che fisso, annodo e chiudo. Ora procedo dall'altro lato. Come vedete, i due lati sono finiti, taglio le piattine in eccesso e metto un pochino di colla. Ora non ci resta che mettere la goccia. Io sto utilizzando una goccia in vetro acquistata in un negozio della mia zona. Mi porto al centro, vedete? Prendo bene il centro e punto l'ago. Anche in questo caso faccio prima un paio di passaggi con l'ago avanti e indietro per fissare bene il punto, dopodiché metto un mezzo cristallo sul filo, la goccia ed una 11/0. Passo più volte quindi nuovamente avanti e indietro nella goccia e nel mezzo cristallo per fissare per bene la nostra goccia, che adesso è ben fissata. Ora non ci resta che decidere la parte superiore. Potrei semplicemente, vedete qui sto chiudendo con un nodino tutto il lavoro. Taglio il filo, ero già andata avanti. Ora non ci resta che decidere se infilare nella parte superiore una monachella oppure fare un altro piccolo elemento. Io in questo caso ho deciso di fare un piccolo elemento con delle pastiglie di ematite bellissime di colore rosa, e quindi niente, vado a cucire semplicemente due pezzetti di piattina che contengano il mio elemento. Faccio un paio di passaggi avanti e indietro. Questo, voglio dire, è una cosa veramente base, quindi come vedete cucio poi nella parte sottostante e fisso il mio elemento. Qui sto tagliando un pezzetto di filo che sporgeva, quindi cucio alla base del mio elemento e poi ritorno su. Appiattisco bene l'elemento a forma di pastiglia per non farlo ruotare tra le piattine, perché non è una sfera ma è piatto. Quindi cucio avanti e indietro, poi ripasso al centro e risalgo su. Poi dopo metto un po' di colla sul retro, prendo il mio nuovo elemento e vado a cucirlo a quello principale, passando avanti e dietro tra le piattine. È un modulino non difficilissimo, bisogna semplicemente essere precisi nel centrare il lavoro. Vedete che continuo a cucire anche in trasversale, come faccio sempre. E niente, l'orecchino è materialmente finito. Passate, ovviamente cucirete anche il contorno di quest'ultimo elemento e dopodiché controllo che sia tutto ben allineato e centrato, e poi dopo taglio la piattina in eccesso, scusate il ding, metto un pochino di colla e così il lavoro sarà terminato. Spero che il video vi sia piaciuto. Ora inserirò semplicemente delle rocaille e una monachella, o quelle della Cobiz o una monachella a vostro piacimento. E niente, il video è finito, spero che vi piaccia e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Queste navette sono veramente stupende, io le trovo bellissime
e le utilizzerò tutte. Baci!